In una strada polverosa del vecchio West il silenzio è rotto solo dal cigolio delle assi sotto gli stivali e dallo sguardo attento di un viaggiatore appena arrivato davanti al saloon. In questo video vi porto dentro la costruzione di un piccolo mondo. Ho usato polistirene e legno di balsa per raccontare una scena ricca di atmosfera, aggiungendo dettagli dalle botti alla pompa dell'acqua fino all'insegna scolorita dal sole. Ogni elemento ha una storia da raccontare. Restate con me fino alla fine e vi mostrerò passo dopo passo come tutto ha preso vita. Iniziamo! Inizio il diorama tagliando la base in polistirene. Ho disegnato un progetto della base, da cui ricavo delle dime che incollo su del cartoncino per costruire delle sagome. Queste mi permetteranno di ritagliare con precisione i vari elementi del modello. Inizio creando il rialzo per la pedana attorno al saloon. Taglio un pezzo di polistirene allo spessore della pedana. Utilizzo colla vinilica per unire i due pezzi, creando così il rialzo. Incollo due pezzi di polistirene per creare l'angolo di fondo del diorama. Inserisco degli stuzzicadenti in diagonale per rinforzare la giuntura e mantenere i pezzi in posizione. Taglio la parte in eccesso degli stuzzicadenti con un tronchesino. Inizio ora a realizzare le assi in legno della pedana. Utilizzo dei listelli di balsa che ritaglio da una tavoletta spessa 2 mm. Uso una spazzola di metallo sui listelli per ottenere un aspetto invecchiato e mettere in risalto la texture del legno. Inizio a rivestire la pedana con le assi frontali incollate in verticale. Passo ora alle assi del pavimento. Per completare la struttura costruisco una scaletta in legno che posiziono al centro della pedana. Prima di continuare la costruzione passo una mano di acrilico nero all'angolo interno che resterà in ombra una volta posizionate le pareti. Inizio a costruire le pareti ritagliando pezzi di polistirene da 1 centimetro di spessore. Utilizzo questa guida dalla Proxxon per creare uno smusso sul profilo delle pareti, che saranno assemblate con un angolo di 22 gradi. Taglio degli steli di balsa per rivestire le pareti. Applico i listelli in orizzontale uno sopra l'altro, con una leggera sovrapposizione. Questo tipo di rivestimento a doghe sovrapposte era molto comune negli edifici in legno del vecchio West. Ho costruito delle sagome in cartoncino che utilizzo per tracciare i fori delle finestre. Con una punta per legno faccio un foro per far passare la lama del traforo. Creo ora il telaio per porta e finestra, utilizzando listelli di balsa spessi 4 mm. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potete scaricare tutti i progetti con le misure e le dime che utilizzo per costruire i miei diorami. Ora posso incollare le pareti in posizione.
Incollo dei listelli in verticale per rifinire gli angoli delle pareti. Passo ora a costruire il tetto. Incollo dei listelli lungo il profilo interno delle pareti per creare l'appoggio per la copertura in cartoncino. Ritaglio un foglio di polistirene a circa 2 mm di spessore, col quale realizzerò un tetto con assi di legno. Con uno spazzolino di metallo creo la texture effetto legno sul polistirene. Per enfatizzare l'effetto creo dei solchi più profondi passando con uno stuzzicadenti. Per il tetto ho deciso di usare il polistirene al posto della balsa, così da risparmiare un po' di materiale, ed essendo una parte poco visibile del diorama ho pensato che potesse andare bene anche così. Incollo un ulteriore listello tra una tavola e l'altra per eliminare le fessure. Ora costruisco il cornicione lungo la sommità delle pareti. Arrotondo un po' l'angolo esterno con della carta vetrata. Sovrappongo un altro listello un poco più sporgente in modo da creare un effetto modanatura. Costruisco ora il supporto per l'insegna, realizzo prima il telaio e poi aggiungo le assi orizzontali. Per rifinire i bordi del diorama applico del cartoncino da rilegatura dello spessore di 2 mm. Creo ora il terreno attorno al saloon. Utilizzo un composto di sabbia fine, gesso e qualche sassolino. Applico la colla vinilica sulla base in modo uniforme e abbondante. Poi faccio cadere a pioggia il terreno. Per fissare il terreno in superficie aggiungo della colla diluita con acqua usando un contagocce. Spruzzo alcol isopropilico per rompere la tensione superficiale e far penetrare meglio la colla. Dopo aver lasciato asciugare il terreno e stuccato qualche imperfezione, procedo con la pittura. Inizio a dipingere il saloon utilizzando come base un grigio e un marrone scuro. Li diluisco con acqua perché la balsa è molto porosa e assorbe molto colore. Ho deciso di applicare direttamente il colore senza utilizzare un primer. In questo modo il legno dovrebbe mantenere un aspetto più naturale. Stendo le due tonalità in maniera alternata, creando così sfumature chiare e scure con pennellate sempre nel senso della venatura del legno. Alterno anche qualche pennellata di marroni più chiari per creare qualche sfumatura più calda. Passo ora a dipingere il terreno, utilizzando soprattutto un color sabbia con qualche sfumatura marrone scuro. Cerco di ricreare un terreno sabbioso e arido, tipico delle zone desertiche del vecchio West. Quando il colore base è asciugato, inizio la fase delle lavature. Applico una lavatura generale su tutto il legno, utilizzando un pigmento nero molto diluito. Stendo il colore in modo abbondante su tutta la superficie. Poi tampono con carta assorbente per eliminare il colore in eccesso e farlo depositare nei recessi. Passo ora a delle lavature più concentrate e mirate, utilizzando un marrone scuro. Applico il colore soprattutto negli angoli e nelle giunzioni, per simulare accumuli di sporco e aumentare il contrasto delle ombre. Dopo aver steso il colore, bagno il pennello nell'acqua per sfumare i bordi e rendere le transizioni più morbide. Passo ora una leggera lumeggiatura con la tecnica del pennello asciutto, usando un bianco antico,
per evidenziare i rilievi e dare un tocco finale alla texture del legno. A questo punto mi occupo di porte e finestre. Ho progettato e stampato in 3D la porta, cercando di imitare le classiche porte a ventola dei saloon. Lo stesso ho fatto con le finestre, imitando le classiche finestre a ghigliottina. Vi ricordo che i file STL da me progettati sono a disposizione sul mio Patreon. Dopo il primer nero dipingo la porta con un grigio ed un marrone scuro. Faccio una lavatura finale con un marrone rossiccio. Per simulare il vetro utilizzo dei fogli in PVC trasparente. Inizio ora ad occuparmi della tettoia sulla pedana. La costruisco direttamente sul posto, tagliando e dipingendo pezzo per pezzo man mano che procedo. Dipingo il legno con gli stessi colori usati in precedenza. Incollo prima i 4 pali frontali. Poi aggiungo le traverse orizzontali. Per rinforzare la struttura aggiungo dei travetti in diagonale, che ritaglio con questa guida molto utile per fare tagli precisi a 45 gradi. Incollo dei listelli orizzontali lungo tutta la parete per creare l'appoggio per le tavole della copertura. Aggiungo anche una traversa nei 2 angoli centrali. Inizio ora a posare le tavole della copertura. A vederla così potrebbe sembrare poco adatta come soluzione, ma ho pensato che nel vecchio West le costruzioni erano molto spartane e inoltre le piogge erano molto rare. Quindi serviva più qualcosa che offrisse un po' d'ombra. L'impermeabilità perfetta non era una priorità. Faccio una lavatura col pigmento nero per aumentare la profondità e dare un aspetto più vissuto al legno. Finisco con una lumeggiatura a pennello asciutto per mettere in rilievo la texture del legno. A questo punto inizio ad occuparmi degli accessori. Per prima cosa costruisco un abbeveratoio per i cavalli che posizionerò di fronte alla pedana. Per simulare l'acqua dipingo prima l'interno con un verde vescica. Quando il colore è asciutto applico un sottile strato di resina UV. E lo indurisco con una torcia a LED UV. Ho stampato in 3D una pompa a mano per l'acqua, un cappello da cowboy e alcune botti. Dipingo la pompa con un colore metallico. Cerco di dargli un aspetto rugginoso applicando una lavatura rossiccia. Per le corde utilizzo un filo di cotone da ricamo, che ha una texture molto simile. Lo sporco con del grigio beige diluito. Poi lo avvolgo intorno ai pali con qualche goccia di ciana acrilica. Passo ora a dipingere le botti, utilizzando sempre i colori per legno usati prima.
Costruisco anche una panchina da posizionare sulla pedana. Ho scelto un design semplice, proprio come quelle che si vedevano fuori dai locali del vecchio West. Per realizzare l'insegna ho stampato su della carta fotografica opaca un'immagine che ho trovato su internet. La incollo su del cartoncino per renderla più rigida. Poi ritaglio il profilo col traforo elettrico. Passo con un po' di carta vetrata fine per creare un effetto usurato. Ho stampato 2 volte l'insegna e dalla seconda ho ritagliato solo il bordo e l'ho incollato sopra la prima per creare un bordo in rilievo. Faccio qualche lavatura per smorzare i colori e dare all'insegna un aspetto più vissuto. Ho scelto di inserire questa miniatura nel diorama perché rappresenta perfettamente un viaggiatore a cavallo in sosta lungo la strada. È una figura che mi è sempre piaciuta, l'avevo già usata tempo fa in un vecchio progetto a tema western e trovo che riesca a evocare davvero bene l'atmosfera del vecchio West. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Se volete unirvi alla community avrete accesso a tecniche di costruzione esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permetterà di creare sempre nuovi ed interessanti progetti, dandomi la spinta necessaria per migliorare il mio lavoro. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!